Spregiudicata, lussuriosa e arrivista. Una manipolatrice, una femme fatale che dietro le sue grazie nasconde intrighi, avvelenamenti e cospirazioni. Complice, non vittima, del padre e del fratello, tutti accomunati da un cognome intriso di sangue. Per secoli questa è stata la descrizione poco lusinghiera di Lucrezia Borgia, figlia illegittima di uno dei papi più controversi della storia. Eppure le cronache del Cinquecento dicono che Lucrezia era una donna virtuosa e altruista. Quando seppe della morte di suo fratello Cesare, confessò a un frate: «Quanto più cerco di conformarmi a Dio, tanto più mi visita di affanni». Lei, una devotissima cristiana, aveva già vissuto tanti momenti difficili, inclusi i primi dei suoi numerosi aborti. Ai Ferraresi faceva tenerezza vederla mentre metteva su tutti i suoi figli una croce, che da un lato raffigurava la passione di Cristo e dall'altro il Santo Sepolcro, nel disperato tentativo di salvarli dalle malattie o dalla morte imminente. Se non c'era più nulla da fare, Lucrezia piangeva per giorni e si chiudeva in se stessa. Si spense ad appena 39 anni e il suo terzo marito, Alfonso, descrisse al nipote Federico Gonzaga la morte della moglie con queste parole: «Non posso scriverlo senza lacrime, tanto mi è grave il vedermi privo d'una sì dolce e cara compagna. Quanto essa mi era per li buoni costumi suoi e per il tenero amore che era fra noi». Il dolore era condiviso in tutto il ducato, perché Lucrezia non era un demone assatanato, come ci hanno fatto credere i detrattori dei Borgia. Era una donna che ha vissuto all'insegna di una fede incrollabile, di gioie e sofferenze, passioni e lutti. Oggi raccontiamo la sua storia in modo oggettivo. Trarrete alla fine le vostre conclusioni. Lucrezia Borgia è la figlia terzogenita del cardinale Rodrigo Borgia e della sua amante ufficiale, Vannozza Cattanei. Nasce a Subiaco, vicino Roma, il 18 aprile del 1480. Il padre l'affida alle cure della zia Adriana de Mila, che le impartisce la tipica educazione delle future nobildonne. Apprende le materie umanistiche, si appassiona all'arte, al canto e alla danza. Le suore del convento di San Sisto, dove si reca quasi ogni giorno, la iniziano all'osservanza dei riti religiosi. A 11 anni Lucrezia è una fanciulla dai lunghi capelli biondi e dagli occhi azzurri, aggraziata, vivace e curiosa. Non sa che sta per diventare una pedina nel grande scacchiere politico di suo padre. Quando si fanno avanti i primi pretendenti, Rodrigo opta per un nobile valenziano, ma dopo pochi mesi ci ripensa e ripiega sul quindicenne Gaspare di Procida, l'erede del conte di Aversa. Nell'agosto del 1492 Lucrezia è costretta ad accettare l'ennesimo ripensamento del padre. Nel frattempo eletto al soglio di Pietro con il nome di Papa Alessandro VI. Il nuovo spregiudicato e ambizioso pontefice sa che ora può puntare molto in alto. Vendere la figlia a dei pesci piccoli sarebbe un errore. E la soluzione più consona per rafforzare i fragili legami all'interno dello Stato della Chiesa è darla in sposa a Giovanni Sforza, signore di Pesaro e Gradara. L'Italia è prossima all'invasione di Carlo VIII di Francia, che vuol far valere i suoi diritti di successione al trono di Napoli e il Papa deve correre ai ripari. L'alleanza con gli Sforza si concretizza il 2 febbraio del 1493, con la celebrazione delle nozze, per procura, tra il 26enne Giovanni e la quasi tredicenne Lucrezia. La cerimonia si svolge nei palazzi vaticani il 12 giugno, ma il Papa impone al genero di non consumare il matrimonio prima di 5 mesi, forse perché la figlia è davvero troppo piccola, oppure per procedere con l'annullamento in caso di nuovi risvolti politici. Giovanni torna a Pesaro e in primavera Rodrigo lo richiama a Roma per adempiere ai suoi obblighi coniugali. Nel frattempo, il Vaticano ufficializza la sua posizione antifrancese e filopartenopea, attraverso le nozze fra Goffredo Borgia, figlio di Rodrigo e Vannozza, e Sancia Dragona, figlia di Alfonso II di Napoli. Giovanni è costretto a schierarsi contro suo cugino Ludovico il Moro, perché è feudatario del Papa, ma in realtà continua ad avere dei contatti con Ludovico, che è il signore di Milano e alleato dei francesi. Questa situazione è pericolosissima, Giovanni lo sa e nel 1497 scappa da Roma perché ha paura che Rodrigo voglia fargli la pelle. Il Papa impone al genero di dichiararsi impotente per procedere all'annullamento del matrimonio con Lucrezia.
Giovanni non ci sta e accusa il suocero di aver intrattenuto rapporti incestuosi con Lucrezia. Interviene addirittura Lodovico il Moro, che all'inizio propone di dimostrare la sua virilità giacendo con la moglie o altre donne, in presenza di testimoni. Poi ci ripensa e convince il cugino a firmare una dichiarazione scritta in cui ammette di non aver consumato le nozze perché è impotente. Il 12 dicembre del 1497 Lucrezia viene dichiarata virgo intacta. Ma la sua reputazione è ormai compromessa dalle insinuazioni dell'ex marito e, fra i detrattori dei Borgia, iniziano a circolare calunnie di ogni sorta. A peggiorare ancora di più la situazione, il 14 febbraio del 1498, nelle acque del Tevere, vengono trovati i cadaveri di Perotto e Pantasilea, rispettivamente un paggio di Alessandro VI e una dama di compagnia di Lucrezia. In molti sono convinti che alla base del duplice omicidio ci sia Cesare Borgia, che ha ucciso o fatto uccidere Pantasilea, perché complice della relazione clandestina fra Perotto e sua sorella, incinta del cosiddetto infans Romanus, Giovanni Borgia. Su Giovanni però non ci sono certezze. Sappiamo che è nato intorno al 1498 e che nel 1501 Alessandro VI lo ha riconosciuto figlio di Cesare, per poi assumersi la paternità del bambino. Se non è vera la teoria che l'infans Romanus sia di Rodrigo, allora è ipotizzabile che, ai tempi del suo assassinio, Perotto abbia messo incinta Lucrezia, scatenando l'ira di Cesare e costringendo il Papa a nascondere la gravidanza. Mettiamo da parte questo grande enigma del Rinascimento e torniamo a Lucrezia. La ragazza è di nuovo nubile e nei primi mesi del 1498 Rodrigo sta cercando di rinforzare l'alleanza con gli aragonesi, caldeggiando l'unione fra la figlia e il 17enne Alfonso, duca di Bisceglie, principe di Salerno e figlio illegittimo di Alfonso II di Napoli. I due ragazzi si sposano il 21 luglio del 1498 e Lucrezia è innamoratissima. A differenza di Giovanni Sforza, il nuovo marito è un suo coetaneo, un giovane di bell'aspetto che molti definiscono l'adolescente più bello che si sia mai visto a Roma. Con lui vive mesi spensierati, ma il destino è beffardo e il 9 febbraio del 1499 inizia il suo calvario legato alla maternità e alla politica. Lucrezia subisce un aborto spontaneo e qualche mese dopo Cesare sposa Charlotte d'Albert, un'unione che lo innalza a duca di Valentinois e lo pone sotto la sfera di influenza del nuovo re francese Luigi XII. Le alleanze papali si stanno ribaltando. Attraverso Cesare, Alessandro VI sta portando il Vaticano contro il Regno di Napoli. E per timore di qualche tragica conseguenza, il 2 agosto del 1499, il duca di Bisceglie abbandona Roma. Lucrezia è inquieta, pensa alla sorte del marito che ama sinceramente. Per distrarla, suo padre le affida il governo delle città di Foligno e Spoleto, dove ha modo di dimostrare le sue abilità politiche, fra l'altro mentre è al 6° mese di gravidanza. A settembre le acque sembrano calmarsi. Il Papa rassicura il genero donandogli il territorio di Nepi. Alfonso si ricongiunge con la moglie giusto in tempo per assistere alla nascita del figlio Rodrigo d'Aragona. Cesare intanto ha stretto accordi con i francesi e, grazie al benestare del Papa, sta mettendo a ferro e fuoco l'Italia centrale. I suoi interessi però sono in conflitto con quelli del cognato, un parente scomodo, che a detta del duca Valentino va assolutamente tolto di mezzo. Nella notte fra il 14 e il 15 luglio del 1500, 4 sicari aggrediscono Alfonso sulla scalinata di San Pietro e tentano di ammazzarlo. Alfonso è ferito in modo terribile, ma grazie a un miracolo vaticano, o più probabilmente alla fortuna, si salva e viene messo sotto stretta sorveglianza negli alloggi vaticani. Lucrezia è preoccupatissima, sospetta che dietro l'attentato ci sia lo spietato fratello Cesare e veglia notte e giorno sul marito per evitare che qualcuno giunga a dargli il colpo di grazia. Le sue premure non bastano e il 18 agosto Michelotto Corella, un uomo fidato del duca Valentino, riesce a introdursi nella stanza di Alfonso e a strangolarlo. Alessandro VI chiude un occhio. Dopotutto l'alleanza con gli aragonesi non gli serve più. Meglio avere la figlia nubile e maritarla altrove. Ma Lucrezia è sconvolta e si rifugia a Nepi, dove piange la morte del suo grande amore lontana dagli sguardi indifferenti dei familiari. Lucrezia, qualche mese dopo, torna a Roma
ma non è più la stessa. Ha solo 20 anni, ma già una vita travagliata alle spalle. Il padre l'ha fatta ripudiare dal primo marito e il fratello l'ha resa vedova del secondo. Sa come funzionano i Borgia, sa di essere solo una pedina, un oggetto di scambio. E se vuole abbandonare l'opprimente ambiente romano, l'unica soluzione è sempre la stessa, quella più accomodante per lei, il Papa e il Valentino: contrarre un matrimonio politico. Il profilo ideale è Alfonso d'Este, figlio ed erede del duca Ercole di Ferrara. Una possibile unione fra le due famiglie frutterebbe ai Borgia la fedeltà di Ferrara in un contesto politico delicato, con Rodrigo che vuole consolidare il legame fra lo Stato Pontificio e i suoi ducati vassalli, e con Cesare che si appresta a stravolgere l'Italia per creare il Ducato di Romagna. Anche Lucrezia è favorevole al matrimonio, vuole lasciare Roma a tutti i costi e la corte estense è una soluzione più che gradita. Ma c'è un problema. Le voci corrono e i pettegolezzi, nati all'indomani della separazione da Giovanni Sforza, si sono moltiplicati fino a dar vita a una leggenda nera. I detrattori dei Borgia hanno ingigantito le storie in cui Lucrezia è un demone spregiudicato, al pari del padre e del fratello. Sono falsità che però complicano le trattative perché Ercole d'Este è combattuto fra lo stringere un legame politico e familiare con il Papa e l'evitare di imparentarsi con una delle casate nobiliari più malfamate dell'epoca. Lucrezia invita una delegazione ferrarese a Roma per sciogliere le ultime riserve degli Estensi. Gli uomini del duca tornano a Ferrara e descrivono una fanciulla più angelo che demone, di bell'aspetto, garbata e gentile. Una classica signora del Rinascimento. La bellezza è già di per sé soddisfacente, scrive un delegato, ma la piacevolezza delle maniere e il modo grazioso di porgersi l'aumentano e fanno che nulla di sinistro si debba o si possa sospettare in lei. Rodrigo, invece, si gioca la carta del re di Francia e chiede a Luigi XII di convincere gli Estensi. Luigi è loro alleato, ma sa bene quanto siano pericolosi i Borgia, ma in ballo c'è troppo per non far valere la ragion di Stato. Le trattative proseguono e il 27 luglio del 1501 Alessandro VI parte in testa al suo esercito per assoggettare alcuni nobili ribelli, affidando la reggenza dello Stato Pontificio a Lucrezia. Il Papa le dà anche la facoltà di aprire e leggere la corrispondenza papale, oltre che intervenire in caso di questioni urgenti, un privilegio mai concesso né prima né dopo ad alcuna donna. Alla fine Ercole d'Este si convince e acconsente alle nozze, celebrate per procura il 30 dicembre del 1501. A gennaio del 1502 Lucrezia raggiunge Ferrara, dove, bella e raggiante, con indosso un abito di raso, un mantello foderato d'ermellino, una collana di diamanti e in testa una cuffia trapuntata d'oro, gemme e perle preziose, fa il suo ingresso trionfale in sella a un cavallo bianco. Il popolo la accoglie in modo caloroso, ma i primi tempi saranno costellati dalle difficoltà. Dopo aver conquistato la fiducia del suocero e delle dame di corte, Lucrezia rimane incinta. È il 5 settembre del 1502. Partorisce una bambina morta. Supera il trauma dedicandosi al mecenatismo. Rinnova la corte ferrarese, accoglie poeti e musici e promuove la composizione di commedie e poemi cavallereschi. Fra i tanti artisti giunti in città, Lucrezia ha un occhio di riguardo soprattutto per Lodovico Ariosto ed Ercole Strozzi. Questi le presenta l'umanista Pietro Bembo, con cui stringe un rapporto intimo e confidenziale, che sfocerà in un grande amore platonico. La sua ritrovata serenità si rompe il 18 agosto del 1503, quando Alessandro VI muore avvelenato, forse per mano della famiglia rivale degli Orsini. Lucrezia si chiude nel lutto e teme per la vita di Cesare, che ora non gode più dell'appoggio del Papa. Dopo il breve pontificato di Pio III, il nuovo papa è Giulio II, Giuliano della Rovere, avversario dei Borgia, che ordina al Valentino l'immediata restituzione delle terre conquistate in Romagna. L'Italia piomba di nuovo nel caos e Cesare viene sconfitto e imprigionato. Il 25 gennaio del 1505 muore anche Ercole d'Este. Alfonso e consorte diventano ufficialmente i nuovi signori di Ferrara. A settembre Lucrezia partorisce un bambino che si spegne dopo appena un mese.
Il 1507 si apre con Cesare, che riesce a evadere dal carcere e partecipare all'assedio della città di Viana, in Navarra, dove il 12 marzo cade vittima di un'imboscata. I rapporti con il bembo sono molto più formali da quando è diventata duchessa e Lucrezia, che in seguito alle numerose tragedie è in cerca di un sostegno morale, si avvicina al cognato Francesco II Gonzaga, con cui intraprende uno stretto legame d'amicizia, che forse si trasforma anche in una relazione fisica. Il 4 aprile del 1508 riesce a partorire il tanto agognato erede degli Estensi, il futuro Ercole II. Ma sempre in quell'anno cominciano le battaglie della Lega di Cambrai, con suo marito che è chiamato a guidare l'esercito franco-papale contro quello della Repubblica di Venezia. Nei primi tempi da duchessa, Lucrezia ha dato prova di grandi abilità diplomatiche, dirigendo la commissione per l'esame delle suppliche dei cittadini, un compito svolto egregiamente a detta dei ferraresi, e Alfonso sa di poterle affidare la reggenza della città in sua assenza. Lucrezia non delude le aspettative. L'involontaria gavetta fatta per colpa del padre e del fratello l'hanno resa una donna forte e audace, abile anche nell'usare un complicatissimo cifrario per lo scambio epistolare con il marito al fronte, mentre l'Italia è sconvolta dalla guerra. Lucrezia amministra con saggezza il ducato e diventa sempre più devota alla fede cristiana. Nel 1510 fonda il monastero di San Bernardino e diventa terziaria francescana, seguendo le regole dell'ordine pur non vivendo in convento o indossando il cilicio. Nel 1513 si guadagna ancora di più l'amore dei suoi sudditi grazie a delle sorprendenti abilità imprenditoriali, che la portano a bonificare vaste aree del Ferrarese per estendere le terre fertili, incentivare l'agricoltura e avvantaggiare le famiglie e le comunità locali. Nel 1516 vende una catena d'oro per sovvenzionare il rifacimento degli argini di un fiume e impegna una perla e un rubino per avviare un allevamento di bufale. Sono lontani i tempi giovanili fatti di abiti scollati e gioielli costosi. A Ferrara Lucrezia non ostenta alcun lusso e indossa solo monili sacri. La duchessa, un tempo vittima delle malelingue, viene considerata una donna saggia e altruista, caritatevole verso il popolo e le istituzioni religiose. Nei suoi ultimi anni di vita, debole nel corpo e nella mente, provata dai vari lutti del cognato Francesco Gonzaga, della madre Vannozza e del fratello minore Goffredo, Lucrezia ha altre gravidanze e il 14 giugno del 1519 dà alla luce la piccola Isabella Maria. Nessuno fa in tempo a festeggiare che l'amata duchessa cade quasi subito in un coma profondo e si spegne il successivo 24 giugno all'età di 39 anni. Come aveva richiesto, viene sepolta nel monastero del Corpus Domini di Ferrara, con indosso l'abito da terziaria francescana, fra le lacrime dei ferraresi. Dopo la morte, alcuni detrattori dei Borgia riprendono e ingigantiscono i pettegolezzi su Lucrezia e le affibbiano una delle peggiori nomee della storia. A peggiorare il tutto nell'Ottocento arrivano anche Victor Hugo e Alexandre Dumas padre, che la innalzano a femme fatale dedita all'avvelenamento. Poi, nel Novecento, inizia la rivalutazione storica. Qualcuno si prende la briga di leggere i documenti ufficiali, i carteggi e le biografie imparziali, fonti che ci portano alla vera identità di Lucrezia Borgia. Lucrezia non era una santa, ma nemmeno un demonio dalle fattezze umane. Prima di approdare alla corte estense era una pedina politica, vittima incolpevole delle ambizioni paterne. Vestiva scollata e appariscente, ma non ordiva complotti, non avvelenava nessuno. Fu solo al terzo matrimonio, quando venne meno l'autorità del Papa, che diede prova di sé e dimostrò un grande amore per le persone. Aiutò i bisognosi, amministrò con saggezza Ferrara e fu una mecenate molto amata. Se su di lei è nata una leggenda nera, la colpa è solo di quello scomodo cognome, Borgia, che ancora oggi è sinonimo di scandali e congiure. Per il resto, Lucrezia è stata una nobildonna del Rinascimento, forse tra le più generose, ma con pregi e difetti e una vita costellata da tante gioie e altrettanti dolori. Prima che andate a vedere il prossimo video vi ricordo che questo l'ho caricato con la velocissima connessione di Spadhausen. Se anche voi volete avere la fibra gratis a casa con un mese omaggio, cliccate sul link in descrizione e usate il codice sconto Vanilla.